Salve amici e bentornati sul canale. Oggi facciamo un video un po' diverso dal solito perché nel bosco ho trovato questo tronco di legno che probabilmente deriva da una posatura di un albero, probabilmente intralciava i fili della corrente e quindi hanno deciso di tagliarlo. Però quando trovo un tronco mi ispiro un sacco perché mi vengono in mente tante cose. In questo caso io ho già utilizzato un pezzo di questo tronco per farci un tagliere, semplicemente un tagliere di legno per affettarci le cose, il pane, i salami, quello che vogliamo. E questo pezzo di tronco però vorrei trasformarlo anche in una fioriera, ovvero voglio tagliare il tronco, farlo pari e poi successivamente andare a creare dei fori con il trapano per dargli la forma di stile di un vaso, metterci il terriccio e piantarci qualche pianta dentro, è anche bellino esteticamente. Adesso vi faccio vedere come mi muovo. Vedete, ieri mi sono messo a tagliare questo pezzo di legno con questa sega, diciamo, manuale e ho ottenuto questo tagliere grezzo che secondo me è anche bellino perché, come vedete, è anche un po' tagliato non omogeneamente perché chiaramente è tagliato a mano. È anche bellino da mettere a tavola perché dà comunque un senso di atmosfera di antico. Insomma, poi il legno di cipresso, perché questo è un tronco di cipresso, emana un odore di resina che a me mi fa impazzire, quindi mi piace proprio averlo in tavola. Allora, eccoci qua con la nostra futura fioriera, come vedete è un tronco abbastanza pari, quindi va bene. Vedete abbiamo, diciamo, scartato questa parte qui di legno perché è un po' marcia in fondo. Io non la andrò a buttare, ma ci ricaverò dei piccoli legnetti oppure della legna che mi servirà anche per fare del fuoco, per cuocere qualcosa. E successivamente la lavorazione che dobbiamo fare con il trapano è quella di bucare questa parte di legno per andare a creare, diciamo, un foro unico. Anche se non viene omogeneo, non vi preoccupate perché poi ci andremo a mettere la terra sopra. Comunque un bel po' a fondo dobbiamo andare perché chiaramente poi la pianta che ci andremo a mettere deve un po' sviluppare le radici, altrimenti muore poi. E successivamente, dopo aver passato con il trapano, gli andremo a dare un po' di impregnante di legno. Io userò quello trasparente perché voglio mantenere questo colore qui della corteccia che mi piace un sacco. E l'impregnante è importante perché in questo modo non andrà a marcire velocemente il tronco del legno. E se dato con continuità, quindi anche una volta ogni 2 anni oppure una volta ogni anno, diciamo che noi andiamo a preservare lo stato del legno, cioè quindi non andrà a marcire. Io ho per esempio una conca di legno che ho da 20 anni, a cui do sempre l'impregnante, e sono riuscito a mantenerla in salute perché, come sappiamo, il legno è un materiale che se viene tenuto è incredibile. Allora, come vedete siamo già a buon punto, abbiamo utilizzato questo trapano qui della Bosch che è abbastanza vecchio, mi ricordo è degli anni 90, e con un diametro 80, comunque sia devo dire che questo trapano fa il suo sporco lavoro. E adesso continuiamo a lavorare all'interno di questo foro, andiamo un po' a andare ancora un po' più a fondo perché chiaramente poi ci dovremo mettere la terra e la pianta. E non vi preoccupate se durante la lavorazione vi vengono tutte queste ziglinature, queste imperfezioni, perché poi andremo a risistemarle alla fine e comunque sia dovete tener conto che poi ci andremo a mettere la terra, quindi molte imperfezioni possiamo nasconderle. Allora, abbiamo terminato di lavorare il legno nella fase di foratura, come vedete abbiamo raggiunto il livello dove direi che ci siamo e in questo momento dobbiamo passare l'impregnante, io ne uso uno invisibile, cioè che non dà colore e quando ho effettuato la lavorazione di bucatura mi sono ricordato di fare anche un foro esterno per far andare via l'acqua, perché nonostante si dia l'impregnante c'è il rischio che poi si vada incontro a marciumi anche. Quindi ho fatto un semplice buchetto qua esterno che quando c'è un eccesso di acqua così esce l'acqua. E adesso continuo a svolgere la lavorazione
di impregnatura e poi vi faccio vedere come vado a piantare la pianta. Allora, eccoci qua con la nostra fioriera, dopo averla impregnata, gli ho dato una mano abbastanza potente perché voglio che non si rovini con le intemperie invernali, specialmente con la pioggia. E abbiamo fatto asciugare l'interno prima dell'esterno, vedete qui all'esterno c'è ancora qualche pezzo, qualche venatura che si deve ancora asciugare, mentre all'interno siamo andati a piantare un bulbo di iris e in superficie abbiamo messo della corteccia francese che fa un po' di umidità quando serve. Mi raccomando, ricordatevi sempre di fare un buchino qua per evitare che ci sia un ristagno di acqua e quindi marcisca poi la pianta che andate a piantare. E l'unica manutenzione che ha questa fioriera, che sembra un vaso poi alla fine, è quella di dargli impregnante una volta l'anno, dai, tanto non è nemmeno una cosa molto grande e si può anche fare d'estate, così si asciuga più facilmente. Vi ringrazio per averci seguito e ci vediamo al prossimo video. Ciao!